qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione o ascendente Scorpione o Luna in Scorpione o Venere in Scorpione. Andiamo a vedere come sarà questo mese di febbraio 2025, quali sono le linee guida evolutive, cosa accadrà nella realtà fenomenica in qualità di eventi che sono enti, entità, spiriti, dei, numi. E per tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi invito a studiare i miei podcast dell'arte sciamanica per praticare insieme a noi nella nostra scuola con l'ausilio poi dei tarocchi delle nostre grandi creazioni evolutive. E quindi andiamo a vedere prima di tutto questo mese di febbraio 2025 quali sono le linee guida generali per te in questo mese. Allora, vediamo, partiamo con gli Angelion, mettiamo qua, ok. Maestri, mostratemi per le mie ragazze e i miei ragazzi dello Scorpione. Maestri, mostratemi. Scorpione, febbraio 2025, linea evolutiva. E senza enigma non cercare con la mente, il mistero risolve. Questo è un mese in cui non devi analizzare niente. Non devi proprio analizzare niente. Non cercare con la mente ordinaria, la mente razionale, il mistero risolve. E cos'è il mistero? Mistero della fede. Il mistero è ciò che risolve, la fede è ciò che risolve. Perché se tu ti fissi su qualcosa cercando di risolvere un problema con la mente, non hai intuizioni. La fede è l'unica strada per l'intuizione. Quando noi ci accaniamo su un problema, a livello mentale cerchiamo soluzioni. Le soluzioni che ci vengono dalla mente non sono soluzioni. È un circolo vizioso, perché la mente non ha soluzioni. La mente ha ripetizioni di schemi. Schemi che non hanno niente a che vedere con la risoluzione. La mente ti fa fare cose che ha già visto, ha già fatto. E quando c'è un problema, qualcosa di nuovo, non si può risolvere qualcosa di nuovo con lo stesso stato di coscienza che l'ha creato. Cioè il problema, come diceva Einstein, non si può risolvere dallo stesso stato di coscienza che ha creato il problema. Devi usare un'altra mente, la mente trascendente. Cos'è la mente trascendente? La fede. Il mistero risolve. Quindi ogni volta che ti troverai ad analizzare con la mente, perché la mente, se tu analizzi qualcosa, no? Se tu noti i ragionamenti della mente, è un circolo vizioso, non giungi mai a un punto. Ok, quindi la linea evolutiva per te in questo mese è fede impeccabile negli eventi. Il mistero risolve. Quando tu pianti un semino nella terra, la vita si costruisce in segreto. Perché pianti un semino nella terra, prima o poi germoglierà. Non è che stai ogni giorno a scavare nel semino e nella terra a vedere se è spuntato, se ha spaccato il guscio, se ha messo radici, no, altrimenti muore. La vita si costruisce in segreto. Il mistero risolve. Ok. Questa è la linea evolutiva per te in questo mese. Vediamo il modus operandi, diciamo. Vediamo adesso con i tarot, con gli oracoli. Scorpione, febbraio 2025.
febbraio 2025, Scorpione. Maestri, mostratemi. Uno, due, tre. Allora, partiamo. La porta del sole. Hermes. La porta della prigione. Allora, vedo molto movimento in questo mese con Hermes. I sandali alati di Hermes. Vi ricordate chi è Hermes? Colui che dà i sandali alati a Perseo quando fa il viaggio octonio nelle profondità di Ade. Allora, i sandali alati hanno a che fare con la leggerezza. La leggerezza della fede non ha a che fare con l'appesantimento delle gabbie mentali. Allora, qua abbiamo la porta del sole che mi parla sia del sole che dell'imperatore. Ci sono delle notizie che arrivano in questo mese, che hanno a che fare con ciò che riguarda la tua stabilità, delle decisioni che prenderai in conformità della tua stabilità personale, e anche notizie riguardanti tale stabilità. Poi ci può essere la mente che entra in ballo. Ricordati, il mistero risolve quello che non sai, fede negli eventi, fede in queste comunicazioni che ti fa Hermes. Hermes è un dio. Le comunicazioni, gli eventi comunicativi sono enti, entità, spiriti. Hanno a che fare con la necessità da parte tua della presa di posizione, di avere fede negli eventi, per superare delle gabbie mentali. Ti sentirai imprigionato o imprigionato in seguito a delle cose che accadono, delle energie che si sbloccano con Hermes, quasi una sorta di timore reverenziale nel fare il passo più grande. Il passo più grande qual è? La fede. Vediamo di cosa si tratta. Allora, vediamo sulla porta del sole. Cosa ci raccontano sulla porta del sole? Porta del sole, maestri, spiegatemi, mostratemi, datemi spiegazioni sulla porta del sole, per favore. Otto di denari, lavoro, impegno. 9 di coppe. Ti vedo impegnata sul lavoro, o sulle due cose che ti piacciono. Preoccupazioni. Preoccupazioni su come procedere nel lavoro, alcune cose su preoccupazioni. 6 di coppe. 4 di spade. Ci sono delle decisioni che devi prendere. Devi placare la mente per prendere delle decisioni. Probabilmente decisioni riguardanti i figli, o decisioni riguardanti qualcosa che ha a che fare con il tuo passato lavorativo, delle decisioni da prendere in tal senso. Vedo che comunque tu lavori bene, o comunque quello su cui ti impegni va bene e ti dà soddisfazione. Però ci sono preoccupazioni inerenti a o figli, o delle decisioni che devi prendere in conformità del tuo benessere. Vedi, 3 di denari, 6 di spade. Cos'è questo 6 di coppe? L'8 di coppe. Fare un cambio, il carro, forse un trasferimento, lasciare il vecchio per andare verso il nuovo, un po' di preoccupazioni. Allora, se avevi dei dubbi su come svolgi il tuo lavoro, io qua ti dico che tu svolgi il tuo lavoro egregiamente, qualsiasi cosa su cui ti impegni lo svolgi egregiamente. A un certo punto ti verranno delle preoccupazioni riguardanti il stare o non stare in quel posto e dovevi prendere una decisione su questo, oppure hai a lungo meditato se andare via da un posto oppure cambiare posizione. Hai a lungo meditato questo, ti possono sorgere dei problemi nel prendere questa decisione. Cosa avviene dopo il 4 di spade? 7 denari, un'attesa, il mistero risolve.
Ci sarà un'attesa, alcuni di voi hanno lasciato il conosciuto per andare verso lo sconosciuto, a livello lavorativo, a livello di ciò che vi appassiona. Un po' di attesa ti chiedono, perché questa cosa che arriverà, nonostante le tue preoccupazioni, è di buon auspicio. Vedi, abbiamo la stella, che è anche la tappa di febbraio. La stella a 3 di spade, asso di coppe. Le decisioni che prenderai sono decisioni che daranno buoni frutti. Di cosa mi parla il 7 dei denari? Assolutamente sì, re di bastoni. Decisioni che porteranno buoni frutti, che ti entusiasmeranno. 3 denari, vedi? Quindi, ricapitolando, ci sono decisioni che devi prendere in conformità del fatto o che sei andata via da un posto per andare da un'altra parte, non sai come andrà, posto vecchio per il nuovo. Va bene, va bene, va bene. Se invece hai dei dubbi nel prendere delle decisioni, ti devi fermare un attimo, meditare, perché le decisioni che prenderai sono decisioni che portano buon auspicio. Sono di buon auspicio queste decisioni che prenderai. E riguardano quello su cui ti impegni, che ti dà soddisfazione. Sono buone decisioni, però un po' di attesa, ricordati, il mistero risolve. Ok? C'è anche un'energia maschile qui, un'energia maschile che ti propone un nuovo investimento. È un buon investimento, mi dicono, per alcune, Ok. Vediamo cos'altro sulla porta di Hermes. Allora, mostratemi sulla porta di Hermes, per favore. L'imperatore, la torre, 10 di spade, 10 di bastoni. Che succede qua? Che succede qua? E il paggio di bastoni. Vi aprirete a un nuovo cammino. Io qua vedo una situazione che si è rotta. Probabilmente qua c'è stata una discussione con una persona impenetrabile, o una discussione, qualcosa che si è concluso con... Vi può parlare di qualsiasi circostanza, tu poi l'adatti, che può succedere o in questo mese oppure è già successa. Qua mi parlano di una figura autoritaria, di una persona impenetrabile con la quale si è rotta una connessione o si è rotto qualcosa. E questa situazione giunge al termine, seppure è stato molto faticoso mettersela alle spalle. Qua c'è un nuovo cammino che si viene a fare, che si viene a prendere. Vedo entusiasmo, un nuovo cammino, un paggio di bastoni mi parla di nuovi cammini che si mettono alle spalle in una situazione molto pesante. Non so dove si è rotta questa situazione, tu lo saprai. Cavallo di coppe, la giustizia. C'è anche, vediamo un po' che energia ha questo paggio di bastoni. La ruota della fortuna, arriva un cambio da parte del destino per farti mettere alle spalle una situazione pesante che è stato difficile mettersi alle spalle. La rottura con una situazione difficile, proprio con questa persona qui, o che può essere anche un ente, una situazione difficile. Qua il destino ti porta a un cambio. Comunicazioni Hermes che ti portano ad alleggerirti molto di più, comunicazioni nuove, volute dal destino. Di che natura è questa ruota della fortuna? Assolutamente, una rinnovata stabilità. Vedi, abbiamo 4-4, una situazione di stabilità si è rotta o si può rompere, però molti di voi l'hanno già vissuta, e qua ci sono comunicazioni che portano il destino dalla tua parte per tutto ciò che riguarda la tua stabilità, i tuoi sforzi, la casa, nuovi incontri che ti portano maggiore stabilità o nuove idee, va bene? Ok, questo per quanto riguarda Hermes. Vediamo adesso sulla porta della prigione. Mostratemi. Maestri, mostratemi sulla porta della prigione.
paggio di spade, sorveglianza, il mondo, comunicazioni su internet, regina di denari, ricevi notizie sul lavoro da parte di, qua vedo energia femminile, o ricevi notizie sul lavoro che stavi aspettando, sì, ah, ci picchia la torre. Allora, qua succede qualcosa nel lavoro, 8 di denari, re di denari, succede qualcosa nel lavoro. Affinché si chiuda un ciclo, si compia un ciclo, si chiude una situazione lavorativa qui, o una situazione che riguarda la tua stabilità. Giunge una notizia e si chiude un ciclo e tu ti puoi trovare un po' in una situazione difficile, però la saprai gestire bene. Vediamo cosa viene dopo la torre. Il giudizio. Dopo la torre viene il giudizio e c'è una rinascita, 6 denari. Allora, ricevi una notizia. Io non so di che notizia si parla, una notizia che non è molto positiva, questa notizia sul lavoro. Però subito dopo c'è la rinascita, c'è il giudizio, mi parla di una presa di decisione, anche una chiamata che arriva per rimettere le cose a posto, 6 denari, anche un'entrata di denaro che non ti aspetti perché dai tutto ormai per vinto, mi spiego, una cosa del genere. Infatti, vedi? Fammi vedere un po' di specifiche sul paggio di spade, l'eremita, il mondo, sì, l'appeso, la regina di denari, paggio di denari, 10 di spade, la forza, la torre, il carro. Alcuni di voi ricevono un'offerta nuova di lavoro, va bene? Un'offerta nuova di lavoro proprio a te, comunicazioni su internet che stavi aspettando, per una situazione su cui hai messo tanto coraggio ad andare avanti, e anche uno spostamento, un trasferimento. Sì. Di cosa ne parla il carro? Sì, l'asso di coppe. Un qualcosa che, un'offerta che ti dà finalmente gioia in ambito lavorativo. Quindi in ambito lavorativo succede qualcosa, una chiusura o un mancato pagamento, un qualcosa che notizie su internet, WhatsApp, email, che si chiude qualcosa. Questo può farti pensare che la situazione si dà per vinta. Non è così. Qua c'è o un nuovo lavoro o una nuova entrata o qualcosa di nuovo che ti porta felicità, maggiore felicità, che può essere un trasferimento o uno spostamento. Va bene? Energia positiva per te. 2 di spade, saprai prendere la decisione giusta. Da che avevi dei dubbi, il 2 di spade al positivo mi parla di prendere delle decisioni e vedere tutto più chiaramente. Qua c'è il 4 di coppe, probabilmente rifiutando situazioni che non ti appartengono più, vedrai le cose chiaramente e prenderai un nuovo cammino. Al positivo 2 di spade. Asso di denari, vedi, c'è un'opportunità qua, o un nuovo lavoro o il denaro che ti spetta, qualcosa di nuovo, e saprai vedere le cose con chiarezza, mi dicono. Vedi 8 di bastoni, comunicazioni, 10 di coppe, la luna, da che ci sono state delle paure riguardanti la tua stabilità, del nervosismo, però mi dicono che le cose si risolvono. Ricordati, il mistero risolve, d'accordo? Ok, andiamo a vedere adesso. Queste ce le mettiamo qua. 1, 2, 3. Allora, vediamo nell'amore cosa accade per te. Scorpione, cosa accade nell'amore? Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi allo Scorpione? Maestri, mostratemi.
Paggio di bastoni, 9 di coppe, il 2 di denari. Allora, io qua vedo che c'è una persona interessata a te che mostra interesse nella tua fila energetica, però tu hai un po' di dubbi perché hai già tutto quello che ti fa stare bene ed è come se o dubbi o sei molto impegnata, molto impegnato su altre questioni che riguardano il tuo benessere, cioè vieni soddisfatta dalle tue coppe personali senza necessariamente la condivisione, no? Però qua c'è una persona che dimostra interesse nei tuoi confronti, molto interessata a te, però tu hai un po' di dubbi perché sei contento o contento di come stai, metti le tue risorse energetiche nel tuo lavoro, nelle tue cose, in quello che, nel tuo benessere personale, mi spiego, e puoi avere dubbi rispetto all'altra persona. Vedi, stai un po' sulla difensiva, c'è il 9 di bastoni, proteggi te stessa o te stesso, denaro, lavoro, famiglia. Quindi ti vedo così. Vediamo la persona che ti viene incontro in questo mese di febbraio 2025. Qual è l'energia della persona che ti viene incontro nei tuoi confronti? 9 di spade, re di denari, 3 di bastoni. Qua vedo una persona molto preoccupata per i suoi affari e responsabilità personali. Può essere una persona che sta a distanza e sta aspettando. Allora, qua c'è una persona preoccupata per i suoi affari che riguardano la propria stabilità, denaro, lavoro, casa, famiglia, responsabilità. Responsabilità che lo preoccupano questa persona qui. Il 3 di bastoni però mi parla della necessità di mettersi alle spalle queste preoccupazioni e guardare avanti. C'è una persona che ti osserva a distanza. O può essere una persona, se è una persona nuova, è una persona preoccupata delle sue responsabilità, può essere una persona impegnata o che sta bene lavorativamente parlando, impegnata su questo profilo qui e che ti osserva molto prima di agire. Vedi 4 di bastoni, una persona che aspetta prima di avere un incontro o una persona preoccupata per la propria stabilità personale, un po' di preoccupazione in merito a questo, vedi sì, molto concentrata sul denaro, la famiglia e il lavoro. Vediamo alla fine cosa succede in amore per te. Amore, Scorpione, febbraio 2025. Asso di spade, comunicazioni. 5 di spade. 4 di spade. Allora, io qua vedo che ci sono comunicazioni, asso di spade. Qua c'è 5 di spade che mi parla di un po' di tensione tra te e una persona. E con questo 4 di spade mi può parlare di una certa pausa, un certo stand-by prima di iniziare qualcosa di nuovo. O ci può essere una comunicazione che porta un po' di rancore, un po' di freddezza, perché qua vedo un raffreddamento, un po' di raffreddamento vedo qui, quindi comunicazione e poi un po' di raffreddamento. Vedi, 7 denari, c'è una certa attesa per quanto riguarda le questioni economiche, lavorative oppure delle questioni, 5 di coppe, 9 di denari, questioni di distanza per lavoro che portano un po' di raffreddamento. Vediamo perché il 4 di spade. 6 di bastoni e il 6 di denari. Vedo anche un po' di orgoglio qua, non so da quale parte. Non so da quale parte, credo che sia un po' un orgoglio da parte tua positivo. Cosa viene dopo il 4 di spade? C'è l'imperatrice. Fatto sta che l'imperatrice mi parla di una bellissima energia in cui tu ti senti felice, te lo dico, quindi un po' di pausa, un po' di raffreddamento e poi qualcosa che viene a sistemare le cose e a riconquistare anche la tua fiducia, ma soprattutto avere il controllo di una situazione che può essere fuori controllo, di natura, come per dire, c'è un certo raffreddamento, la situazione poi ritorna sotto controllo, mi spiego, a tuo favore, ecco. Per esempio puoi anche ricevere quindi una nuova comunicazione da parte di una persona che è a distanza per lavoro e responsabilità è fuori, ci può essere un po' di tensione, un po' di pausa prima che la cosa si riaccenda, mi spiego? Vediamo energia positiva per te in amore. 7 di spade, energia positiva, mi dice che tu sapientemente saprai sfuggire, un po' di astuzia da parte tua. E io credo che abbia a che fare con il tuo
benessere personale, questa persona ti dimostra interesse, però tu è come se non ci facessi tanto caso, no? E quindi il 7 di spada al tuo positivo mi dice che tu saprai agire con astuzia, saprai dire le parole giuste al momento giusto e poi lasciare la persona raffreddare, un po' così. Mi dice che è tutto nelle tue mani in questo senso. Vediamo quel 7 di spade al positivo, al tuo positivo. La ruota della fortuna mi dice che agendo d'astuzia tu cambierai il destino delle cose. Agendo d'astuzia, parlando con astuzia, non so, questo mi dice cambierai il destino delle cose, magari non facendoti sentire o essendo più evasiva o evasivo. Ok, vediamo energia negativa. 3 di coppe, è difficile incontrarsi secondo me in questi prossimi, cioè non sarà proprio facile incontrarsi per questioni di distanza o di lavoro e anche secondo me prendersi un po' di tempo, un po' di pausa dalle proprie responsabilità, secondo me ha a che fare più con questa energia di questa persona qui. Preoccupazioni inerenti a delle sue responsabilità che non è facile svagarsi o divertirsi, insomma, credo abbia a che fare con questo. E soprattutto se vuoi farti prendere seriamente, secondo me tu agirai d'astuzia. Farti prendere seriamente da questa persona perché poi vedo che con l'imperatrice tu hai un grosso successo tuo personale, no? Anche sia a livello relazionale che a livello generale. E per farti prendere seriamente saprai agire, anche dire le parole corrette. Vediamo questo asso di spade. Asso di coppe. E certo. Alcuni di voi hanno due opzioni e saprai agire con astuzia per mettere alla prova le persone. Invece per altri c'è una comunicazione, un nuovo inizio e un altro inizio. Cioè l'inizio parte dalla comunicazione e poi affinché si abbia questa apertura emozionale. Io credo che sia tu che giocherai un po' bene d'astuzia, va bene? Qua abbiamo i segni del Toro, Capricorno, Vergine e i segni di terra sono marcati, qua. Ok, va bene ragazze mie e ragazzi, vediamo cosa ti dice questa persona con i miei oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Lotterò per te e infatti tu agendo secondo i tuoi modi, qua c'è una persona che lotterà per te. Ok, cos'altro? Sono geloso di te, guarda, ti stavo per dire, probabilmente c'è gelosia, ma non l'ho detto mentre stavo vedendo queste carte qui, perché tu agendo d'astuzia, stando bene così come stai, questa persona è preoccupata perché ti guarda a distanza, stavo per dire, secondo me c'è anche gelosia. Mi è uscita la carta proprio perché te lo dovevo dire. Sono geloso di te. Ok. Vediamone un'altra. Vedi, ti tengo ben stretta a me perché troppi aspettano un mio errore per averti. C'è una persona che è molto gelosa di te e tu sarai evasiva, ecco perché gli viene la gelosia a questa persona, un po' evasiva, un po' evasivo, mi spiego? Vediamo cos'altro ti dice questo oracolo. È tempo di fare un sonnellino, vedi qua tu vai con calma, una nuova vita e poi orfani, secondo me qua gli fai una bella lezione a qualcuno, perché qua una nuova vita mi parla di un nuovo inizio. Orfani è come se lasciassi solo tu secondo me, qualcuno. Vediamo cos'altro c'è dopo. E poi si prende la giusta decisione, essere imparziale, e poi la giustizia interviene a tuo favore. L'amore va a tuo favore. E qua ti diverti, questo mese. Quindi, ragazze mie e ragazzi, voi studiate sempre e praticate l'arte spirituale per conseguire la prosperità della vostra anima, quello che la vostra anima vi chiede, con i miei podcast, soprattutto l'arte sciamanica e le pratiche meditative e dell'ipnosi. Detto questo ti ringrazio, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!